presento l'applicazione web Agopuntura Radionica. Questa applicazione ha un'interfaccia piuttosto essenziale, ma contiene tante funzionalità e, come dice il titolo stesso, si fa agopuntura radionica, ma si fanno anche tante altre, diciamo, sottospecie di pratiche tutte derivanti dalla medicina cinese. Quindi abbiamo l'agopuntura, ma anche la digitopressione, e, e abbiamo anche un'altra funzionalità che è la Lulu, che ha fatto il corso di terzo livello sicuramente della SIR, sicuramente conosce la possibilità di lavorare su una plancia per quanto riguarda l'apparato scheletrico, con una sorta di martelletto e con un gommino sulla parte riguardante l'apparato muscolare. Si presenta con un canvas centrale dove aggiungeremo le nostre planche e un canvas più piccolo dove metteremo il testimone. Possiamo utilizzare un testimone in foto o un testimone artificiale, permette di creare anche questo, e poi tutta una serie di altri bottoni per salvare i trattamenti, per schedularli, e vi farò vedere uno per uno a cosa servono. Iniziamo con la parte in alto, con tutti questi bottoni. C'è tutta una serie di bottoni colorati, ma non vi perderete perché hanno tutti colori differenti. La prima parte, io vi faccio vedere prima tutti questi bottoni. Scegli una plancia e permette di scegliere fra vari tipi di tavole anatomiche per agopuntura, sono tutte già predisposte, punti specifici per certe criticità fisiche, quindi punti già predisposti. Trigger point sono quei nodi che si hanno in alcuni casi in punti specifici, e questi nodi vanno trattati nelle vicinanze dei nodi. Insomma, dopo vi farò vedere. Da Lulu, ecco che c'è l'apparato scheletrico, c'è l'apparato muscolare. Io tratto anche l'apparato linfatico, dopo vi faccio vedere come. Riflessologia, che l'ho utilizzata con la digitopressione, e nella riflessologia abbiamo anche le tavole anatomiche degli animali, in questo caso per alcune malattie specifiche, cani e gatti. Abbiamo l'EFT con i punti tapping anche per gli animali, bambini, donne e uomo. Abbiamo la psychobioacupressure, lo dico in francese perché in effetti l'ha inventato un francese. Si tratta di premere per 3 volte consecutive 5 punti specifici. Qui ci sono delle planche per vari tipi di criticità. Troverete tutti i documenti necessari nell'apposito bottone documenti. Ad ogni modo, queste planche si utilizzano in un modo particolare, dopo vi farò vedere. Dopodiché avete la possibilità di caricare dal vostro hard disk una vostra tavola anatomica, piuttosto che dei punti speciali di agopuntura, e seleziona un potenziatore. Io ho messo dei potenziatori specifici per potenziare certi punti di agopuntura o certi punti tout court. Potete caricare un'immagine che può essere un rimedio, può essere un altro potenziatore, insomma potete caricare un'immagine. Non è una plancia, perché la plancia si carica a tutto schermo, questa sarà più piccolo. Il bottone testimone artificiale lo possiamo già creare se volete. Mettiamo un nome, me lo sto inventando ovviamente.
Ok, mettiamo il caso che noi vogliamo creare un testimone artificiale. Mettiamo ok. A un certo punto con il pendolo stabiliamo se 5 minuti sono sufficienti per validare questo testimonio e ad ogni modo facciamo finta che sia già valido, lui si inserisce direttamente sul nostro, questo quando non abbiamo la foto. E, poi abbiamo un aggiungi testo in cui possiamo aggiungere un qualsiasi testo all'interno del canvas. Con l'apposito bottoncino lo possiamo spostare e lo possiamo anche cancellare con tasto canc. Qui possiamo mettere, non so, un intento, possiamo mettere una preghiera, che ne so, possiamo mettere un'affermazione, quello che volete. Io la cancello con il tasto canc della mia tastiera. Dopodiché abbiamo reset tutto e resetta tutto quello che c'è. E poi questi due tasti che si usano con la Psychobio Acupressure, vi farò vedere, il tasto Doc, dove trovate tutti i manuali, manuale completo dell'applicazione, dell'EFT, questo è il libro da dove ho preso le sagome di agopuntura, questo è un libro dove ci sono i punti di agopuntura di 100 malattie, e questa è la guida alla Psychobio Acupressure e questa è la guida, mini guida, il Trigger Points. Ecco, in alto abbiamo dei check, sono aggiungi aghi. Noi selezioniamo cosa dobbiamo fare, se vogliamo aggiungere degli aghi, se vogliamo fare digitopressione, se vogliamo utilizzare la Lulu come gommino perché vogliamo lavorare sull'apparato muscolare, oppure come faccio io anche sull'apparato linfatico, e Lulu martelletto se vogliamo lavorare sul nostro apparato scheletrico. Sposta e ridimensiona serve per spostare e ridimensionare gli oggetti che ci sono qui, possono essere aghi, possono essere immagini. Quindi cosa facciamo in questo caso? Intanto vi dico anche questa parte qui, ma ve la spiego dopo. Questo è il bottone di broadcast sulla base dei minuti che abbiamo stabilito e poi tutta una serie di salvataggio dei trattamenti per poterli ricaricare o la schedulazione dei trattamenti che sono stati salvati preventivamente sul server. Quindi adesso vi farò vedere come si usano le planche di agopuntura. Prendiamo una planche di agopuntura, ne prendiamo una a caso, che ne so, vaso governatore, e mettiamo la nostra foto, Joe, è un nome inventato e un volto inventato, e mettiamo gli aghi. Cliccando su aghi compare un piccolo campo dove possiamo impostare il colore qualora volessimo fare cromopuntura. E non è in questo caso, non è il nostro caso, e mettiamo gli aghi che abbiamo trovato sensibili, che abbiamo trovato depotenziati, che hanno problematiche radiestesicamente. Mettiamo caso che sono questi qui. 1, 2. Se non ci vedo bene perché è troppo piccolo e ho bisogno di vedere bene, basta fare CTRL, rotellina in alto del mouse e si ingrandisce. Così è anche più grande. Mettiamo che questi sono i punti che vogliamo trattare. E sempre con CTRL, rotellina in giù, ritorniamo oppure facciamo un reset tramite il browser dello Zoom. A questo punto io voglio aggiungere anche dei potenziatori, voglio dare forza e quindi ad esempio mi metto il mio toroide, me lo metto qui perché voglio dare forza a questi punti. Ecco, così ho messo un ago che non c'entra nulla. Per eliminarlo cliccare su sposta ridimensiona sulla punta e poi canc con la tastiera. Ecco, a questo punto mi basta inserire i minuti di broadcast, mettiamo che sono 2 minuti e clicco su broadcast.
in questo momento viene fatto un broadcast al personaggio inventato. E questo per quanto riguarda l'agopuntura. Facciamo finta che è già terminato, lui toglie tutto, mettiamo che abbiamo un problema di coliche renali. Ecco, i punti in rosso sono i punti da trattare in questo caso, e quindi io mi metto la foto, magari scegliamo un altro personaggio e aggiungo aghi e mettiamo che voglio fare agopuntura e mi metto 2 aghi, uno qui e uno qui. Anche qui mettiamo 2 minuti, ma ovviamente tutto da trovare radiestesicamente. Faccio broadcast. Al termine posso ovviamente mettere sempre del testo. Se vogliamo mettere un intento, qui ancora sono dimenticata, risolviamo velocemente. Ho scritto completamente, ma era completamente. Basta cliccare sul testo per correggere. Dopodiché mettiamo caso che ha finito, si ferma da solo al termine, ma facciamo caso che ha finito adesso e cancella tutto, così avete tutto molto pulito. E questo è per quanto riguarda l'agopuntura. Potete scegliere le planche che trovate qui oppure se ne avete di vostre, caricare le vostre. Devono essere delle immagini. E la prossimo video vi farò vedere invece i trigger points. Adesso vi spiego come lavorare con i trigger point. Se non sapete cosa sono i trigger point, vi invito a leggere la minissima guida che c'è qui all'interno dei documenti, in inglese, ma la potete tranquillamente tradurre. Cosa sono i trigger point? Intanto andiamo a scegliere delle planche. Le troviamo dentro trigger point, appunto, agopuntura meridiani, malattie, trigger points. Sono dei punti individuati medicalmente, sono proprio dei punti che sono stati individuati molto dolorosi, sono una sorta di noduli che sono alla base di alcune patologie particolari, ad esempio la fibromialgia. In molti casi di fibromialgia sono stati identificati diversi punti di trigger points molto dolorosi. Ci sono vari tipi di trattamenti e ancora c'è molta ricerca intorno, però diciamo che principalmente uno dei trattamenti utilizzati è quello di massaggiare attorno ai trigger points. Ovviamente massaggiare direttamente i trigger points è molto doloroso, quindi non lo si fa. Vicino ai trigger points ci sono dei massaggi particolari di digitopressione e in questo caso si aiuta a sciogliere questi nodi. Ora mettiamo caso che noi abbiamo scelto questa planche perché ci interessa questo e mettiamo la foto nel nostro testimone. Cosa faccio io? Allora, in questi casi posso utilizzare la digitopressione, ma posso anche utilizzare la Lulu. Perché la Lulu col gommino mi permette proprio di strisciare e fare il senso della digitopressione. Decidete voi, è la stessa cosa sostanzialmente. Quello che faccio in questi casi e quando opero, che io mi metto un broadcast attivo, mettiamo 10 minuti, però ovviamente lo stopperemo prima, inizio a fare broadcast e dopodiché mi allargo contro la rotella in su, mi scelgo, in questo caso ho scelto Lulu, prendiamo prima la digitopressione e
supponiamo che sia questo punto e questo punto doloroso, noi andiamo a lavorare in digito pressione qui. Se volessi scegliere la Lulu, il gommino, però attenzione, non il martelletto, allora vedete bene che qui possiamo strisciare tutto intorno. Questa è una possibilità. Nel frattempo lui fa sempre il broadcast e possiamo mettere ovviamente dei rimedi, se li abbiamo dei rimedi, delle immagini o del testo, dobbiamo mettere del testo, che ne so, arnica, mettete anche la diluzione, non lo so, a caso. Se vogliamo spostare lo vogliamo mettere qui, ad esempio. Dopodiché mettiamo che abbiamo già lavorato, facciamo stop e lui ha finito. E questa era il trigger points. Dopo vi farò vedere, appunto, avete già intravisto come lavorare con la Lulu. Alla prossima! Eccoci qui. Vi faccio vedere adesso come lavorare con la Lulu, sia con il gommino, quindi con le planche anatomiche dell'apparato muscolare, che con il martelletto, quindi con le planche anatomiche dell'apparato scheletrico. E, mettiamo la nostra foto, scegliamo una planche. In questo caso vado in Lulu e ad esempio voglio lavorare sulla mia spina dorsale, sulla spina dorsale della signora inesistente. Allora, in questo caso si usa il martelletto. In questo caso dobbiamo assolutamente sapere, chi lavora con la Lulu lo sa, di quanti colpi ho bisogno e mi devo cercare le vertebre incriminate, su quali vertebre devo lavorare. Cosa faccio? Anche qui vado già in broadcast, metto il martelletto e mettiamo il caso che sono uscite queste ultime 3 vertebre. Allora io inizio, Lulu martelletto e in broadcast e inizio. Per esempio questa prima vertebra ha 5 colpi, qui ne abbiamo 3, qui ne abbiamo 10. Ora, ovviamente, attenzione a quello che fate. Io lo sto facendo su una signora inesistente, però bisogna farlo con grano salis, sapere cosa si fa, perché si lavora con la struttura scheletrica e in questo caso ho preso quella più antipatica. Questo è soltanto per dimostrazione, non è assolutamente un trattamento valido, sia chiaro. Lo scopo di questo video è solo mostrarvi come si usa il programma, quindi non come fare i trattamenti. Quello lo fate, lo imparate, lo apprendete dal corso della SIR. Quindi, dopodiché fatto, sono contentissima e quindi stop. E adesso vi faccio vedere come fare la Lulu. Mettiamo un'altra foto, prendiamo un'altra persona, prendiamo Jin Ying, anche lui è assolutamente inesistente. Prendiamo una planche della Lulu, prendiamo prendiamo questo. E noi vogliamo lavorare, ovviamente ci sono tante planche che potete utilizzare più specifiche, essendoci molti problemi di copyright, non posso utilizzarli normalmente. Ad ogni modo, ecco qui Lulu gommino, abbiamo qui uno strappo muscolare e quindi vogliamo lavorare qui. Mettiamo il nostro tempo, broadcast e lavoriamo.
sempre, questa volta mi è uscito diciamo 3 volte in radiestesia, quindi dovete sempre sapere quante volte. E normalmente questo lo si fa col gommino della matita, ad esempio. Oppure mi è uscito questa parte qui di pennate. Ecco, 2, 3, 4, 5, anche il senso è importante, 6, 7, 8, 9 e 10, perché dovevo farlo 10 volte. Quindi sono molto contenta e faccio stop. E questa è la Lulu, molto semplice, e probabilmente aggiungerò molte altre planche, magari fatte con la I, perché ho visto che sono tutte su copyright, un po' complicato da utilizzare. Il prossimo video vi farò vedere come utilizzare la riflessologia. Ecco che adesso facciamo un trattamento di riflessologia. Scegliamo il nostro testimone, Aieie Brazor, non so se vi dice qualcosa. Scegliamo la planche di riflessologia e scegliamo i piedi. Ecco qua. Con la riflessologia facciamo una digitopressione, sostanzialmente. Possiamo utilizzare questi punti con gli aghi come volete, come vi sentite più confidenti, però diciamo che è meglio utilizzare la digitopressione. E vogliamo aggiungere un potenziatore? Che ne so, vogliamo aggiungere un triskel? Sposta. Lo vogliamo aggiungere qui alla pianta perché è qui che vogliamo lavorare? Chi ce lo impedisce? Facciamolo. Mettiamo 10 minuti. Broadcast. Digitopressione, mettiamo magari il più piccolo e vogliamo lavorare qui intorno. Magari facciamo un po' più grande il raggio. Poi vogliamo lavorare questo punto, perché magari ha mal di testa la persona. E possiamo usare anche la Lulu se vogliamo andare più su tutti e tre. Abbiamo gli strumenti, usiamoli. Dopodiché, finito il nostro trattamento, facciamo stop. E qui è la digitopressione. Possiamo utilizzare la digitopressione anche per i nostri amici animali, che ne so, c'è un problema di colite nel nostro gattino. Non so se ce l'ho un gattino qui, vediamo. Dovrei averci anche un gattino, ma certo che ce l'ho. Ecco qua. Mettiamo 10 minuti e utilizziamo la digitopressione, magari un po' più grande così, e andiamo, dobbiamo lavorare sul punto 3. Ah, non ho fatto broadcast, scusate. Quindi andiamo sul punto 3 e lavoriamolo finché ci viene da lavorare. Magari dobbiamo lavorare anche sul punto 2 e sul punto 4, anche se la sagoma di un cane è la stessa cosa, ragazzi. Dopodiché stop broadcast. Adesso vogliamo lavorare con cos'altro abbiamo? Con la riflessologia dell'orecchio. Vedete qui che c'è una bella figura che vi fa vedere anche gli organi interessati, e in questo caso braccio, mano, stomaco, esofago, intestino, vedete, è molto interessante. E mettiamo che c'è un problema al braccio,
e noi lavoriamo questo punto qua. Non abbiamo messo la foto, mettiamo la foto, magari mettiamo una persona, broadcast e lavoriamo. Ovviamente possiamo sempre cancellare quello che facciamo col tasto canc. Ok, li abbiamo tolti tutti, digito pressione e lavoriamo ancora. Tac, 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 tac. Quando abbiamo finito, stop broadcast. E questo è come lavorare con la digitopressione. Il prossimo video vi farò vedere come lavorare con la Psychobio Acupressure. Eccoci qui. Mettiamo una nostra foto. Chi non abbiamo messo Livia ancora. Prendiamo una planche di Psychobio Acupressure, queste qui sono io che le ho fatte, sulla base delle indicazioni, ecco, della materia, della disciplina, e vogliamo lavorare su un problema psicologico, emotivo, la paura. Eccoci qua. Bisogna, la tecnica vuole che si pressino questi punti in sequenza 1, 2, 3, 4 e 5 per 3 volte nella prassi medica, e nel nostro caso si tratta sempre di agopuntura radionica, quindi vale la pena testare e capire quante volte farlo. Per fare questo potete utilizzare Yagi oppure potete utilizzare la digitopressione. In entrambi i casi bisogna prima registrare i punti, dopodiché quando si è registrato il punto si manda in broadcast e si fa play. Ti chiede quante volte lanciarlo, è semplicissimo e vi faccio vedere. Allora adesso mettiamo caso che vogliamo fare Yagi e mettiamo un blu chiaro, dobbiamo fare cromopuntura. Eccoci qua. Faccio rec, quindi faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, stop rec, ho finito di registrare. A questo punto mando in broadcast, faccio play, mi chiede quante volte, io dico 10 volte, devi mandare la sequenza 10 volte e lui vedrete che lo fa. Bene, e l'ha fatto, facciamo stop. Vogliamo provare con la digitopressione? Proviamo. Mettiamo la foto, carichiamo la nostra planche e magari culiamo l'eczema. Mettiamo digitopressione, registriamo e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. A questo punto mandiamo in broadcast. Facciamo play, mettiamo sempre 10 volte. Ok. Bene, direi che ha fatto stop. E questa era la Psychobio Acupressure o Psychobio Acupressure, che dir si voglia.
e decidete voi quale vi piace di più. Ovviamente la digitopressione è quella più realistica, ecco. Ad ogni modo, questi sono i vari tipi di trattamenti che si possono fare. Nel prossimo video invece parliamo di salvataggio dei trattamenti e parliamo anche di schedulazione. Allora, mettiamo il caso che voi dovete schedulare un trattamento di notte e che quindi non siete disponibili per farlo e quindi vi conviene utilizzare un mezzo come l'informatica per farlo e dovete farlo in più momenti perché radiestesicamente il trattamento vi esce così. Cosa facciamo? Impostiamo il nostro trattamento, quindi mettiamo il caso che noi dobbiamo fare, dobbiamo curare un dolore alla spalla e alla schiena. Ecco, mettiamo il nostro testimone. Dopodiché in questo caso facciamo agopuntura. Questo è il punto che ci interessa. Mettiamo ago. Facciamo agopuntura e non cromopuntura, quindi noi mettiamo il nostro ago qui. Dopodiché vogliamo mettere anche un potenziatore e vogliamo mettere questo. Lo spostiamo con questo tasto, lo mettiamo qui. A questo punto io lo salvo sul server perché questo qui andrà schedulato di notte. Lo salvo sul mio server, gli do un nome. Non mi ricordo come si chiama la signora. Rosina, non mi ricordo come si chiama la signora. Ok. Ah, non devo usare gli spazi. Mettiamo un underscore o quello che volete, non devono esserci spazi. Ok, mi ha detto che ha fatto. E a questo punto vado in schedulazione e in schedulazione mi trovo il mio trattamento Rosina. Ecco che voglio dare una data di inizio. La data di inizio è stanotte. La data d'orario è alle 3:30, della durata di 30 minuti. Questo non lo utilizziamo perché questo lo utilizziamo solo con i trattamenti tipo PDA. E ripetizione ogni ora, ad esempio. Fine schedulazione, se vogliamo dare un termine, fino al 27. Numero max di ripetizioni in questo caso non ci serve. E quindi aggiungiamo alla lista. E lui mi ha creato questo trattamento che viene fatto ogni ora, a partire dalle 3:30 fino al 27:12. Prossima esecuzione 3:30 di stanotte, programmato. Quindi io a questo punto salvo impostazioni e chiudo. A questo punto non devo fare più niente, il computer deve restare acceso ovviamente e lui farà la sua schedulazione. Dopodiché ne voglio fare un altro, qui resetto tutto, mi scelgo un'altra persona, mi scelgo Olivia, voglio lanciare una BPA contro la rabbia e registro, faccio la mia digitopressione e a questo punto non occorre che faccia il broadcast perché io lo voglio schedulare in un altro momento.
faccio un raggio più piccolo, faccio rec, registra questo punto, questo punto, questo punto, questo punto e questo punto. Stop. A questo punto salvo sul server. Lei si chiama Olivia. Ok, salvato. A questo punto andiamo su schedulazione, cerchiamo il nostro trattamento Olivia, diamo una data inizio, mettiamo che stanotte io voglio farla mezzanotte 40. La durata non ha importanza in questo caso, mettiamo 1 perché tanto vedrete che dobbiamo eseguire il play, quindi esegui macro rec. Quante ripetizioni? Ne facciamo 10. Ripetizione una volta, ogni ora, ogni giorno, facciamolo ogni giorno. Fine schedulazione opzionale, mettiamo fino al 31. Aggiunge alla lista. Come vedete mi ha aggiunto questo trattamento che viene eseguito ogni giorno. Ora, noi possiamo gestire i trattamenti. Questi sono schedulazioni attive. Questo è programmato, ci sarà lo stato quando una schedulazione è terminata, è arrivata alla fine, ci sarà scritto stato terminato. E queste sono le schedulazioni. Se volete cancellare le schedulazioni, le cancellate da qui. Se volete cancellare i trattamenti, andate in Gestisci trattamenti e qui troverete tutti i trattamenti che sono stati salvati sul server, i quali vengono salvati sul server e quindi c'è uno spazio disponibile che in questo caso è di 20 MB, alla fine dei quali non potrete più salvare altri trattamenti, dovrete necessariamente cancellare i trattamenti che non utilizzate più e li cancellate da qua. Ok, e vedete che come per magia lo spazio si libera. Salva impostazioni, chiudi e quindi abbiamo fatto anche una schedulazione di un circuito programmato registrato. Ovviamente potete salvare un trattamento in locale e facciamo una cartella trattamenti. Esiste già, complimenti, ne faccio un'altra. E dentro, lei era Olivia, lo chiamiamo trattamento Olivia. Rabbia. Salva. A un certo punto io riprendo in un altro momento agopuntura radionica, voglio caricarmi quel trattamento, faccio carica trattamento e mi vado a caricare il mio eccolo qua, mi ero perso, mi vado a caricare il mio trattamento perché magari me lo voglio eseguire adesso. Play, quante volte? 3. Ecco qua che viene eseguito, però qui bisogna anche fare broadcast. Insomma, ci sono molte funzionalità, come vedete, e tutto sta nelle sbizzarrirvi e come volete utilizzarle. E ovviamente potete aprire tante finestre quante volete, potete fare dei trattamenti in parallelo, nessuno ve lo impedisce, per cui lo potete aprire con tab differenti, con tutti i trattamenti che volete. Ebbene, questo era la registrazione appunto dei circuiti. E
così con agopuntura radionica avete tutta una serie di tool potenti per, per fare della medicina tradizionale cinese o comunque lavorare con le sagome, con le sagome anatomiche. E, potete veramente sbizzarrirvi. Questa applicazione viene messa in vendita per un mese o per un anno e non viene salvata sul vostro computer, è un'applicazione web e questo permette ovviamente di essere utilizzata su device differenti, potete utilizzarla su Mac, potete utilizzarla su Windows, su Linux, su tablet. Volendo, se avete un telefono abbastanza grande, anche su telefono e su smartphone ovviamente, certo un po' più complicato da utilizzare con uno smartphone, però insomma potete utilizzarlo indipendentemente dalla piattaforma contemporaneamente, quindi non c'è un blocco di utilizzo. E come vi dicevo, potete prenderlo o per un mese, alla fine del quale non siete obbligati a rinnovare, e un anno, quindi per tutto un anno voi usufruite dell'applicazione, ma anche di tutti gli aggiornamenti che io costantemente faccio sull'applicazione e aggiungo sempre nuove feature e aggiungo sempre nuove cose. Per cui diventa interessante. Altre me le potete suggerire voi e io le implemento. Se avete dei dubbi, se avete delle domande, contattatemi, io sono in tutte le chat della SIR contattate Alessandra e quindi vi auguro buon trattamento a tutti. Ciao!